Diciamo che la grande rivoluzione in termini di scrittura che il web dà, secondo me, è il fatto che non ci siano dei palinsesti che obbligano i prodotti ad avere una lunghezza, una durata prestabilita. C'è una differenza tra ciò che è appositamente per il web e ciò che non lo è. Se una cosa ha un tempo, chiama un certo tempo a livello proprio drammaturgico, allora puoi prenderti mezz'ora, puoi prenderti 3 minuti, puoi prendertene 15, 14. Devi pensare un prodotto apposta per quel medium, ovvero esaltarne le potenzialità. Cross media storytelling. Veramente parolacce che poi magari. No. L'ipertestualità, l'interazione tra gli utenti. Ci ho messo un anno per imparare sta parola. Sono le caratteristiche che ha solo il web. Condurre un'unica storia attraverso più piattaforme, che sia quella di Facebook, che sia quella di Twitter, che sia YouTube. È croce e delizia la libertà del web, nel senso può essere una bomba come può essere uno schifo. Anche lì le scelte stilistiche spesso nascono anche da limiti tecnici. Puoi simulare un orgasmo, puoi parlare di pompini, cioè... Io per esempio sapevo che non potendomi permettere treni che deragliano o robottoni giganti, avrei dovuto essere spettacolare nei rapporti umani. Il fatto stesso di farci comicità, di doverci fare comicità sopra, ti obbliga a non sfruttarli troppo in fretta, no? Internet ci ha insegnato nuove forme di umorismo e quindi nuovi modi di... allargato i nostri confini ed è brutto, di nuovi bruttissimo. modi, cioè... Ogni target, ogni pubblico ha un linguaggio, ha qualcosa che si aspetta. È ovvio che sul web ne devi avere uno come ne devi avere uno in televisione, come al cinema. Il laboratorio è talmente ampio, è talmente sempre aperto in attività che non puoi permetterti di ignorare quello che gli altri stanno facendo. Sperimentare tutte le cose che avevo tenuto dentro, che volevo finalmente mettere in atto, senza dover rendere conto a nessuno. Quello che è interessante è quando vai a sperimentare il mix. Sì, spesso hanno a che fare con qualcosa di genere, un genere che poi si ibrida con il comedy, con la commedia. Il racconto meno elaborato, ma magari la gag o lo sketch o il comedy, ma che insomma episodio per episodio è indipendente uno dall'altro. Storie di persone normali in contesti molto quotidiani che vivono magari situazioni straordinarie. Cerchiamo proprio di portare la serialità fatta bene, o almeno crediamo di poterla fare bene. Stiamo cercando di unire le tendenze del web a quello che è la nostra, diciamo, mission. E quindi secondo me internet, cioè, non ha bisogno di un linguaggio specifico, ma in realtà i linguaggi funzionano a prescindere dal mezzo. Sì. Devi metterti in questo flusso perché è un cantiere aperto, è un cantiere continuamente aperto. Molto interessante che si crei anche una scuola di pensiero su quanto sia importante la maniera in cui fai le cose, non solo quello che fai. In questo senso sicuramente il web sta migliorando il linguaggio comico, almeno diciamo personalmente credo è molto bello vedere come il pubblico sia perché mostra pure in maniera chiara cosa funziona, cosa non funziona, sì, cosa va su, cosa va giù. E comunque quanto il pubblico sia pronto a nuove forme di comicità più originali, questo è molto interessante. La maggior parte delle volte quello che fanno anche le grandi produzioni è venire sul web e vendere qualcosa di televisivo semplicemente caricandolo sul web. È sbagliato. È una cosa che non funziona, lo fanno le aziende, lo fanno le produzioni, lo fanno le grandi realtà. Quello che invece magari funziona è più un ragazzetto che mette un video sconclusionato e però ha un linguaggio che sul web funziona e allora lì lui ha il triplo delle visualizzazioni col 1/10 del costo di quello che ci ha avuto una Rai, per dirti. Cioè, secondo me questa cosa, il web sta influenzando anche la TV a livello di linguaggi, perché stanno comparendo anche su canali tradizionali delle cose che hanno il ritmo e il tempo del web.